Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo progetto. Questa borsa veramente graziosa e super brillante, anche se in video non si nota. Mi dispiace che in video non si riesca a vedere quanto brilla. Comunque per questo progetto ho utilizzato il nuovo filato Perla di Borgo dei Pazzi e per questo progetto è disponibile un kit materiali completo, quindi con tutto il necessario. Sul sito gomitoli.com trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto del 30% che ha una validità limitata. Tutte le info le trovate sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Ora non mi perdo troppo in chiacchiere, tanto comunque vi ho spiegato tutto durante il tutorial passo passo. È un progetto comunque semplice, a prova di principiante, molto facile e veloce. Se non volete perdervi tutti gli spoiler dei prossimi progetti, mi raccomando, seguitemi su Instagram ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di una rocca di filato perla, un fondo ovale 21 x 8 cm, una coppia di manici in legno, catena per tracolla, due moschettoni, chiusura magnetica, uncinetto 3,5 per lavorare il fondo. Per lavorare il resto della borsa potete utilizzare un uncinetto 5,5 o numero 5, dipende molto dalla mano di lavorazione. Ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo ovviamente dal fondo, utilizzeremo l'uncinetto 3,5 per lavorare nei fori del fondo e dopo passiamo all'uncinetto 5,5. Facciamo il cappetto iniziale lasciando il filo un po' più lungo, quello iniziale, perché poi andiamo a fare la chiusura invisibile del giro come vi ho mostrato anche nei tutorial precedenti. Quindi inseriamo l'uncinetto nel centro del lato più corto, nel foro, prendiamo il filo, lo portiamo all'esterno e andiamo a chiudere con una maglia bassa. Questo ci va a sostituire la prima maglia bassa. Entriamo nello stesso foro e andiamo a lavorare un'altra maglia bassa. Fatto questo andremo ad alternare due maglie basse con una sola maglia bassa, quindi nel foro successivo lavorerò una sola maglia bassa, nel successivo vado a lavorare due maglie basse, una e due, e nel foro di ogni angolo andremo a lavorare 3 maglie basse, quindi solo nel foro che si trova in ogni angolo, e lo potete capire benissimo dalla parte più stondata del fondo, quindi esattamente qui e nei due fori in basso andremo a lavorare 3 maglie basse, una, 2 e 3. Poi continuo lavorando una maglia bassa, due maglie basse, una maglia bassa e due maglie basse, quindi alternando questo procedimento per tutti gli altri fori, ma nei fori dell'angolo andremo a lavorare sempre 3 maglie basse. Quindi ora procedo lavorando una maglia bassa nel foro successivo, due maglie basse nel successivo e così via per tutto il fondo. Questo procedimento può variare in base al filato che si utilizza, quindi non prendetelo come una regola perché va adattato al fondo che abbiamo e al filato, quindi magari potrebbe essere necessario nel vostro caso lavorare due maglie basse in ogni foro, dipende molto dal filato che si utilizza.
Abbiamo terminato il giro, mi resta da lavorare l'ultima maglia bassa che dovrò lavorare per metà con il filo collegato al gomitolo, quindi ho puntato l'uncinetto nell'ultimo foro, prendo il filo, ma vado a chiudere con il filo che avevamo lasciato, più lungo all'inizio, in questo modo. Dopodiché lo tiro fuori e vado a chiudere con asola di chiusura per una chiusura perfetta del giro. A questo punto vado a prendere l'uncinetto 5,5 che è più adatto per questo filato e vado a riprendere il filo collegato al gomitolo. Inserisco l'uncinetto nella maglia in corrispondenza del filo, prendo solo la metà catenella esterna perché andrò a lavorare a maglia bassa in costa retro, quindi inserisco l'uncinetto in questo modo. Prendo il filo, lo tiro fuori e chiudo con una catenella che mi va a sostituire la prima maglia bassa. Inserisco l'uncinetto nella maglia successiva prendendo solo la metà catenella esterna e vado a lavorare una maglia bassa. Procederò in questo modo per ogni punto sottostante. Se nel vostro caso fosse necessario potete lavorare altri aumenti negli angoli. Terminato il giro possiamo andare a chiudere anche con maglia bassissima nel primo punto, quindi esattamente qui. Questo lo faccio perché il filato è molto particolare e non si nota molto la chiusura del giro. Ora procedo facendo 2 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta e a questo punto andrò a mixare un po' di punti, quindi la maglia alta e il punto puff. Quindi lo chiameremo punto fantasia perché la lavorazione non ha un nome specifico, ma sto semplicemente mixando dei punti insieme, quindi questo ci sostituisce la prima maglia alta. Nel punto successivo andiamo a lavorare un punto puff, quindi carichiamo il filo sull'uncinetto, inseriamo l'uncinetto nel punto successivo, prendiamo il filo, lo portiamo all'altezza delle 2 catenelle, carichiamo il filo, puntiamo l'uncinetto nello stesso punto, prendiamo il filo e lo portiamo all'altezza delle 2 catenelle, carichiamo il filo, puntiamo per l'ultima volta l'uncinetto nello stesso punto, lo portiamo all'altezza delle 2 catenelle e quando abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 asole sull'uncinetto le andiamo a chiudere tutte insieme in questo modo. Facciamo una catenella per bloccare il tutto ed ora nel punto successivo andiamo a lavorare una maglia alta. In questo modo ora ripeterò questo procedimento nel punto successivo, un punto puff da 3 gettate, una, carico 2, carico 3, ho 7 asole sull'uncinetto, le vado a chiudere tutte insieme, faccio una catenella per bloccare il tutto e lavoro una maglia alta nel punto successivo. Questi saranno i passaggi che dovremo ripetere per tutto il giro, un punto puff e una maglia alta per tutto il giro.
Una volta terminato il giro lo chiudiamo nella prima maglia, quindi inseriamo l'uncinetto in questo modo e andiamo a chiudere a maglia bassissima. A questo punto nel giro successivo dobbiamo andare ad alternare i punti in base ai punti che abbiamo sottostanti, quindi sopra il punto puff lavoreremo la maglia alta, sopra la maglia alta lavoreremo il punto puff. Quindi ora mi ritrovo sulla maglia alta, però non la vado a lavorare subito, bensì la lavorerò alla fine. Punto direttamente l'uncinetto nel primo punto puff che incontro e lavoro una maglia bassa. Lavoro una maglia bassa su questa maglia per andare a sostituire la prima maglia alta, quindi avrò lavorato la prima maglia alta sul punto puff. Ora ho la maglia alta, quindi vado a lavorare il punto puff al di sopra. E poi al centro del punto puff successivo vado a lavorare una maglia alta, quindi questo sarà il procedimento che dovremo seguire. Sulla maglia alta lavoriamo il punto puff e poi di nuovo una maglia alta sul punto puff sottostante. Andremo a ripetere questo procedimento per tutto il giro, quindi continuiamo in questo modo e ci rivediamo al termine. Bene, dobbiamo andare ad ultimare il giro. Ne approfitto per dirvi che se vedete il bordo un po' ondulato, tralasciando che poi alzando il lavoro si va ad uniformare il tutto, ma volendo potete cambiare l'uncinetto e passare dal 5,5 all'uncinetto numero 5, così si restringerà un pochino, però calcolate che poi salendo la borsa va ad uniformarsi perché comunque non stiamo facendo altri aumenti. Comunque dobbiamo andare ad ultimare il nostro giro, dobbiamo lavorare l'ultimo punto puff esattamente sulla maglia alta sottostante, quindi inserisco l'uncinetto nell'ultimo punto e vado a lavorare il punto puff. In questo modo, a questo punto, come ho fatto nel giro precedente, vado a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto, in questo caso è sempre la maglia alta, passo al punto successivo, quindi mi porto sul punto puff successivo, lavoro una maglia bassa sulla maglia bassa per alzare il lavoro, questo mi va a sostituire la prima maglia alta e poi si procede alternando i punti come abbiamo fatto nel giro precedente. Questo procedimento lo andremo a ripetere per il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Questo numero di giri parte ovviamente dal primo giro di punto puff fino all'ultimo. Quindi procediamo in questo modo e ci rivediamo al termine del corpo borsa.
Bene, ho lavorato 9 giri totali ed ho raggiunto 15 cm di altezza, che non sono l'altezza effettiva della borsa, ma da questo momento in poi continuerò a lavorare a maglia bassa. Ora vediamo come procedere. Ho poi continuato a lavorare con l'uncinetto numero 5 anziché il 5,5, quindi ho terminato il mio giro, vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia alta realizzata. In questo modo faccio una catenella che mi va a sostituire la prima maglia bassa e procederò lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante, ma in questo caso faremo anche delle diminuzioni perché andremo a lavorare le maglie basse esattamente sul punto puff e sulla maglia alta. Ora vi mostro come procedere. Puntiamo l'uncinetto al di sopra del punto puff in questo modo e lavoriamo una maglia bassa. Puntiamo l'uncinetto al di sopra della maglia alta successiva e lavoriamo una maglia bassa, dopodiché qui abbiamo un'altra solina, ma questa la saltiamo e andiamo direttamente sul punto puff. Quindi inseriamo l'uncinetto al centro del punto puff e lavoriamo una maglia bassa. Inseriamo l'uncinetto al di sopra della maglia alta e lavoriamo una maglia bassa e la solina subito dopo la maglia alta la saltiamo sempre per tutto il giro. Quindi si procede in questo modo per tutto il giro. In questo modo si andrà a restringere il bordo. Terminato questo giro io lo vado a chiudere con maglia bassissima nel primo punto, quello che abbiamo fatto. Lo faccio perché comunque il filato camuffa molto. Se utilizzate un filato diverso ovviamente potete chiudere con la chiusura invisibile. Da questo momento in poi procederemo normalmente a lavorare una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi faccio la catenella e procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante in modo davvero molto semplice. Questo procedimento lo ripeterò per il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri che corrisponde solo a questa parte a maglia bassa. Quindi raggiungiamo il numero di giri, potete anche variarlo se preferite e poi ci rivediamo al termine. Bene, ho lavorato i miei 5 giri a maglia bassa, ho raggiunto 4 cm per quanto riguarda questa fascia. A questo punto ho chiuso con maglia bassissima ma non ho tagliato il filo perché dobbiamo andare ad applicare i manici e lo farò lavorandoci intorno con un ultimo giro di maglia bassa. Per prima cosa quindi dobbiamo stabilirci il centro e la posizione esatta di manici. Io lo farò sempre piegando perfettamente a metà il corpo borsa. Misuro il bordo a 26 cm, mi ricavo la metà, quindi 13 cm, quindi applico un marcapunti esattamente sulla metà, poi in base a questo vado a regolarmi dove applicare il manico. Utilizzerò sempre dei marcapunti per segnare il punto dove devo posizionarli. Quindi vi dico più o meno la mia misura, questo posso toglierlo. Ho sia sul lato che sull'altro 7 cm dal bordo fino al marcapunti e tra un marcapunti e l'altro ovviamente ho la misura del mio manico. Nel mio caso sono 12 cm, quindi poi riporterò la stessa misura anche sull'altro lato.
Una volta fatto questo procedimento si continua lavorando a maglia bassa, quindi abbiamo chiuso il giro, si riparte sempre con la maglia bassa. Comunque dobbiamo tenere conto che in questo modo noi abbiamo preso solo la posizione del manico, ma ovviamente andremo a cucire esattamente all'altezza dell'apertura del manico, quindi non proprio da qui ma all'altezza dell'apertura. Quindi devo fare almeno altre 2 maglie basse e poi posso iniziare a cucire il mio manico. Quindi prendo il manico, lo posiziono in questo modo, entro nel punto successivo ed entro anche all'interno del manico e continuo lavorando comunque sempre a maglia bassa, con la differenza che lavorerò intorno al manico. Questo lo faccio per tutti i punti che ho in basso, comunque fino a ricoprire la base del mio manico. Ricoperto tutto il manico, in questo caso ho lavorato fino al marcapunti. A questo punto rimuovo il marcapunti e vado a lavorare le maglie basse sul bordo della borsa, quindi questo sarà il risultato. Continuo a lavorare le maglie basse fino ad arrivare al prossimo marcapunti, dove ripeterò lo stesso procedimento per agganciare l'altro manico. Bene, abbiamo terminato il giro, possiamo ora tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. A questo punto non ci resta che applicare la chiusura magnetica, che in questo caso è molto particolare. Abbiamo una parte con le alette e l'altra parte va avvitata e questa parte resta all'esterno. Ora vediamo come fare. Partiamo innanzitutto dalla parte con le alette, perché per questo andremo a fare una piccola base con lo stesso filato in modo che le alette non siano visibili all'esterno. Una volta lavorato il piccolo pannellino, tagliamo il filo, lo blocchiamo tra le maglie e possiamo andarci ad applicare la chiusura magnetica con le alette. Una volta fatto questo possiamo andarla a cucire al centro della borsa. Possiamo utilizzare lo stesso filato e fare dei punti nascosti. Quindi mi blocco il filo tra le maglie e vado a cucire prendendo anche il bordo del quadratino dove c'è la chiusura.
Una volta terminata la cucitura andiamo a bloccare per bene il filo ed ora dobbiamo andare ad applicare l'altra parte, che si applicherà in modo veramente facilissimo. Infatti ci basta svitarla, che è composta da 2 parti. Questa parte con il forellino più piccolo va all'esterno, quindi ovviamente dobbiamo andare a centrare la parte che va all'interno e ci aiutiamo con la chiusura che abbiamo già applicato. Quindi nel mio caso è esattamente in questo punto. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far uscire il foro dalla lavorazione in questo modo, quindi dobbiamo fare in modo di poter poi avvitare la parte esterna. Posizioniamo questo e andiamo a riavvitare il tutto. Ed ecco qua che avremo applicato la nostra chiusura. L'esterno resta comunque molto carina. A questo punto, ultimo passaggio, dobbiamo andare a creare i soffitti e lo faremo anche questo in maniera super semplice. Intanto ci prendiamo i moschettoni perché ci serviranno, portiamo in dentro i laterali in questo modo. Scegliete voi quanto fare profonda la piegatura. Prendiamo il moschettone, lo facciamo passare prima su una piegatura, quindi attraverso le maglie, e poi sull'altra piegatura, sempre attraverso le maglie. In questo modo ripeterò lo stesso procedimento anche sull'altro lato, quindi andiamo a piegare e poi mettiamo il moschettone. E attraverso questi moschettoni faremo passare la catena che andremo inizialmente ad unire. Io ho a disposizione 1,20 m di catena, se può esservi utile. Una volta fatto questo la inserisco all'interno del moschettone, la lascio ovviamente libera, però faccio lo stesso anche sull'altro lato, mi assicuro di metterla dritta. Una volta applicati tutti gli accessori, questo sarà il risultato finale, quindi spero che questo progetto vi sia piaciuto. Io come sempre sono super soddisfatta, è venuta una borsetta veramente graziosissima. Nonostante siamo partite da una base piccolina, è venuta una borsa molto capiente. Mi dispiace che non riesco a mostrarvi in video quanto luccica questo cordino, ma fidatevi che con la luce brilla veramente tantissimo. Trovate tutte le info nel box informazioni qui in basso, trovate il kit materiali completo per realizzare la borsa sul sito gomitoli.com. Anche di questo trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto del 30% che ha una validità limitata. Trovate tutte le info sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Detto questo, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete farvi sfuggire tutti i prossimi tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!